Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Stamattina mi sono svegliata veramente molto presto perché per qualche motivo forse ho assunto troppa caffeina o forse ero un po' nervosa, in ogni caso non riuscivo a dormire. Quindi mi sono svegliata, mi sono fatta un buon caffè e mi sono detta: qual è la cosa che una persona fa quando si sveglia molto presto nella mattina? Ebbene, ho pensato subito ai fornai e così ho deciso di fare per la prima volta nella mia vita il pane fatto in casa. Ho cercato una ricetta e ho trovato una ricetta veramente molto semplice. Pensate, soltanto 4 ingredienti. Ho controllato, li avevo in casa e quindi ho detto: bene, faccio un bel pane fatto in casa. Dopo aver finito di impastare, ero molto soddisfatta e quindi ho lasciato riposare l'impasto. Dopodiché l'ho infornato e il resto lo lascio scoprire a voi, con ricetta inclusa. Per preparare questo pane fatto in casa servono soltanto 500 g di farina 00, 375 g di acqua, 10 g di sale e 8 g di lievito istantaneo. Per cominciare ho disposto la farina sul mio piano di lavoro in legno. Quindi ci ho aggiunto il sale su e poi l'ho mescolato assieme alla farina. Quindi ho fatto con la mano un buco abbastanza ampio al centro della montagna di farina. Fatto questo, ho versato in un bicchiere l'acqua che avevo intanto riscaldato, la quale deve essere calda ma non bollente. Così ho aggiunto il lievito istantaneo nell'acqua. Faceva questa schiumina che vi faccio vedere. E poi ho mescolato bene fino a quando tutto il lievito era perfettamente sciolto. Dopodiché ho versato un po' della sostanza ottenuta nel buco all'interno della farina e ho cominciato a impastare, prima con l'aiuto di un cucchiaio. Quindi ho proceduto versando dell'altra acqua e lievito e cominciando a impastare con le mani. Questo passaggio è molto divertente, con l'impasto appiccicoso che si attacca alla mano. In ogni caso, ho ripetuto più volte la stessa procedura: un po' di acqua e impastare con le mani. Una volta finita l'acqua, ho continuato ad impastare con entrambe le mani, cercando di lavorare per bene l'impasto anche con i polsi e le dita. Sì, mia madre è venuta ad aiutarmi. Ovviamente ho fatto un po' di rumori e ho svegliato tutta la famiglia. Ci sono voluti molti lunghi minuti di lavoro con le mani per fare in modo che l'impasto raggiungesse un aspetto compatto. Vabbè, metterò il video ad una velocità super aumentata solo per darvi un'idea. Non è mia intenzione annoiarvi a morte con immagini delle mie mani che impastano. Una volta che l'impasto assomigliava ad una palla più o meno omogenea e compatta, l'ho lasciato riposare per 20 minuti, coperto con un panno pulito e infarinato. Trascorsi i 20 minuti di riposo, l'ho scoperto, l'ho schiacciato con le mani fino a quando è diventato un rettangolo spesso circa 2-3 cm e l'ho piegato a scatola. Questa definizione non era sulla ricetta, è la mia, ma se vedete le immagini capite di cosa sto parlando. L'ho piegato prima dall'alto verso il centro, poi dal basso verso il centro, quindi da destra verso il centro e infine da sinistra verso il centro. Proprio come quando chiudete una scatola di cartone che ha 4 estremità, no?
Bene, ho ripetuto questa operazione per 3 volte, quindi ho formato ancora una volta una palla con l'impasto. Ci ho inciso su una croce con il coltello e l'ho coperto di nuovo, lasciandolo a riposare per circa 3 ore. Trascorse le 3 ore, non sembrava fosse lievitato, ma ho pensato fosse normale. Così ho rivestito un tegame con della carta da forno e l'ho adagiato all'interno. Per poi infornarlo a 200 gradi centigradi per 40 minuti. E tada! Questo è il risultato finale. Niente male. L'ho tagliato e... le immagini parlano da sole. Io ancora continuo a non capire cosa sia successo. Voi avete qualche idea? Secondo voi perché è uscita questa roba qui? Quando ho estratto il mio pane dal forno è arrivata la mia vicina di casa. Mi ha vista un po' triste, un po' disperata, mi ha chiesto cosa fosse successo, le ho detto tutta la storia del pane, della ricetta e del risultato e allora mi ha detto: domani vieni da me, lo facciamo insieme, con la tua ricetta, solo utilizziamo le mie mani e il mio lievito. Guardate un po' cosa è successo. Gli ingredienti e le loro quantità qui sono gli stessi, a eccezione del lievito, che è quello tradizionale e non quello istantaneo. Anche il procedimento è lo stesso: mescolare farina e sale, separatamente sciogliere il lievito nell'acqua calda ma non bollente, quindi aggiungere l'acqua alla farina, mescolare e impastare con le mani. Una volta ottenuta una palla omogenea e compatta, lasciarla riposare per 20 minuti coperta da un panno, poi fare la chiusura della scatola e lasciarla lievitare per 2 o 3 ore. Quindi infornare il tutto a 200 gradi per 40 minuti e... Dunque, la differenza è veramente notevole. Cosa pensate che io abbia sbagliato? Ci sono varie ipotesi al riguardo. Prima ipotesi: non avrei dovuto utilizzare il lievito istantaneo, anche se nella ricetta specificava lievito istantaneo. Seconda possibilità: avrei dovuto subito infornare il mio impasto, proprio perché avevo utilizzato un lievito istantaneo. 3. Non ho impastato abbastanza. 4. Graziana, lascia stare, il pane non è una cosa per te. Cosa pensate sia il problema? Fatemelo sapere nei commenti. Se invece volete vedermi ai fornelli, ma questa volta a preparare qualcosa che per fortuna mi è uscito molto meglio, allora non perdetevi il video in cui realizzo la focaccia barese, una delle prelibatezze della mia regione e in particolare della mia città. Come sempre il link lo trovate qui in alto nella card o giù nella descrizione. Se poi decidete di mettervi alla prova con questa ricetta e realizzare il vostro pane, allora mi raccomando, non dimenticate di scattargli una foto e di taggarci sui social. Mi raccomando, riposteremo tutte le foto. Sarei super contenta di sapere i vostri risultati, che spero siano decisamente migliori del mio. Se invece volete fare un tuffo nella lingua e nella cultura italiana, allora non dimenticate che sul nostro sito www.lernamo.com potete trovare tutte le lezioni di italiano con tutti gli esercizi e anche qualche informazione in più sulla cultura italiana. Per tutti gli altri contenuti esclusivi, invece, non dimenticate di seguire Lernamo anche su Instagram, su Facebook e su Twitter. Vi aspettiamo. A presto, ciao!